Buongiorno, io sono Matteo Uberto e la mia passione è la ricerca di metalli preziosi, tra cui l'oro, e di pietre preziose lungo i fiumi italiani. In questo breve video voglio farvi vedere una piccola grande scoperta che ho fatto proprio camminando lungo il Clay Creek. In questo rio non ho ancora trovato tracce evidenti di oro nativo, anche se qualcosa nei video scorsi vi ho già fatto vedere, soprattutto per quanto riguarda le tracce aurifere vicino alle mineralizzazioni. In questo video però l'obiettivo è proprio quello di farvi vedere un ciottolo che ho trovato camminando e facendo prospezione lungo questo rio. Questo è un ciottolo mineralizzato. Significa che ha subito trasporto fluviale, in quanto si nota che alcuni angoli sono stati smussati nel corso delle piene. Infatti i ciottoli, sbattendo e cozzando gli uni contro gli altri durante le piene, cioè quando il fiume è anche pericoloso per la eccessiva quantità d'acqua a causa delle piogge torrenziali, ecco che trasporta a valle dei ciottoli. Sia il caso che a monte ho già trovato anche dei cunicoli dove si estraeva il quarzo aurifero. Questo è un frammento del ciottolo che ho trovato proprio qua nell'alveo del fiume. L'ho già frantumato in tanti piccoli pezzettini, alcuni di questi andrò poi successivamente ancora a segarli e farci delle sezioni, e vi farò poi vedere successivamente, mai fossimo fortunati a trovare dell'oro qua dentro. Principalmente questi sassi sono quindi composti da un minerale chiamato quarzo. Quello che è importante è che in questi frammenti derivanti dal ciottolo più grande, in questo caso già frammentato, quindi dovete immaginare che questo frammento arrivava da questo masso più grande, vedete che combaciano. La cosa più importante è che qua e là si notano delle vene di un colore grigiastro. Adesso vi farò poi vedere più nel dettaglio queste vene. Lavando questi frammenti si riescono a denotare meglio tutti i vari contorni dei minerali costituenti. Come già ho visto in altre occasioni, le mineralizzazioni che si trovano a monte Clay Creek, in questo caso abbiamo trovato un ciottolo trasportato dalla forza immane dell'acqua durante le piene, probabilmente, sono costituiti da solfuri. I solfuri, come vi ho già spiegato in molti altri video, sono dei indicatori della potenzialità e della presenza dell'oro. L'oro però è un elemento chimico un po' particolare, perché si può trovare sia all'interno del quarzo e quindi visibile a occhio nudo, e in tal caso si dice oro nativo, oppure si può trovare proprio all'interno dei solfuri, ad esempio all'interno della pirite, della calcopirite, dell'arsenopirite. Tutte queste tipologie, questi nomi di minerali che vi ho detto, sostanzialmente si rifanno ai solfuri. Ad esempio la pirite non è altro che un minerale composto da zolfo e ferro. In questo caso specifico, quando si parla di calcopirite, è quella pirite che all'interno vi è un po' di rame. Quando si parla di arsenopirite, è quella pirite in cui all'interno vi è un po' di arsenico. In questo caso specifico probabilmente è dell'arsenopirite, perché annusando questa roccia si sente un odore tendenzialmente simile all'aglio, e questo odore è proprio derivante dalla presenza di arsenico. L'arsenopirite rispetto alla mera pirite è un indicatore molto importante della presenza dell'oro, però tendenzialmente l'oro si trova proprio all'interno di questi cristalli. Ed il quarzo? Il quarzo sostanzialmente invece è la ganga, che è inutile ai nostri fini. È quel minerale che in questo caso specifico è la maggioranza della vena costituita, e in questo caso io chiamo vena mineralizzata, solfuri. Quindi questo sasso è composto per la maggior parte da quarzo sterile in oro, però andrebbe frantumato e visto al microscopio per essere proprio sicuri, o addirittura macinato e passato al piatto. Ma quello che a me importa sono queste sottili vene composte da solfuri, da arsenopirite, perché è lì che potrebbe trovarsi il nostro famigerato oro. Vi dico subito la verità, è molto difficile trovarvi l'oro nativo visibile, anche se logicamente è l'obiettivo di ogni cercatore d'oro, trovare la fonte dell'oro che proprio va a cercare lungo i fiumi. Infatti con questo breve video voglio farvi notare come quando fate prospezione lungo un fiume e risalendo tutte le varie sponde, andando a cercare l'oro, ad esempio nelle fessure o nei sedimenti, tenete sempre d'occhio i ciottoli che potete venire in contatto. In alcuni casi potrebbero addirittura, una volta segati e uccidati, formare dei campioni fantastici per la vostra collezione.
e altre volte invece vi potrebbero dare indicatori importanti delle potenziali mineralizzazioni aurifere presenti a monte. Una volta che trovate ciottoli simili a questo, potrebbe esserci dell'oro nei paraggi, o poco dopo. Tenete sempre però conto che se questo ciottolo fosse aurifero, dovremmo trovarvi delle tracce d'oro una volta macinato, quindi bisognerebbe ancora fare altri processamenti. Quindi spero che questo breve video, ma intenso, vi sia piaciuto, vi possa essere anche d'aiuto nel corso delle vostre prospezioni. Quello che voglio lasciarvi grazie a questo contenuto è proprio la curiosità di guardare i vari ciottoli con cui avete a che fare. In alcuni casi specifici, come avete già visto diverse volte, i ciottoli che io trovo lungo il fiume li campiono, li porto a casa, li seguo grazie alla taglierina da banco, vado a rifinirli magari con la caboscionatrice per lucidarli e aggiungo la mia o altrui collezione attraverso il mio account eBay, perché logicamente non tutti hanno un'attrezzatura che io possiedo, anche perché costa diversi migliaia di euro, e però al contempo magari hanno la volontà e l'interesse di avere qualche campione che trovo all'interno dei miei video. E qui da Click Click è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, ciao ragazzi!